Ecco, secondo te, quali sono gli elementi innovativi che caratterizzano la fisica quantistica rispetto al passato per te? Sostanziali. Ma gli elementi innovativi sono sicuramente l'idea che non c'è non possiamo dire con sicurezza questa cosa accadrà. Allora, una delle cose fondamentali della fisica quantistica è il fatto che il quantistico fa un'immagine, una fotografia di ciò che è accaduto in quel momento lì. Poi fa una fotografia di ciò che è accaduto nel momento dopo, ma non può fare un film. Perché? Un film che sia esplicativo. Come ci si è passati dal momento T1 al momento T2 non si può sapere. Perché? Perché io posso sapere come si è mosso un elettrone nello spazio vedendo la variazione lungo l'asse delle X, lungo l'asse delle Y e lungo l'asse delle Z. So che al tempo T1 era lì e al tempo T2 è da un'altra parte, ma come ci è arrivato non ne ho la più pallida idea. Ho la possibilità di dire che ho la probabilità di comprendere che forse ha fatto quel percorso. Quindi il film non lo posso fare. O meglio, è un film con pochi fotogrammi e tra un fotogramma e l'altro c'è uno spazio di tempo allucinante. È come vedere un film con tanti fotogrammi. Fotogramma 1, fotogramma 2, fotogramma 3, ma tra il fotogramma 1 e il fotogramma 2 cosa c'è? La fisica quantistica non è in grado di dirtelo. Ora, la fisica quantistica è quantizzata quindi non solo nell'energia. Io ti do $100, $150, $200, ma $100,3 non te li posso dare. Te li devo dare a pacchetti. Questa è la fisica quantistica, come energia. Ma quando tu hai compreso questo, è evidente, anche se i fisici fanno fatica a comprenderlo, che anche il tempo e lo spazio sarebbero, per le misure della fisica quantistica, quantizzati. Non è che ci vuole Gesù bambino per capirlo. E è uguale a mc al quadrato. E è uguale, andiamo nel campo della fisica quantistica, E è uguale a h-ni, dove h è la costante di Planck e ni è la frequenza con cui, che ne so, un elettrone vibra. Benissimo. Se l'energia è quantizzata, il prodotto di H, che è una costante, che è sempre la stessa, per Ni vuol dire che Ni è quantizzato. Benissimo. Quindi, siccome Ni è sostanzialmente 1 su T, vuol dire che il tempo è quantizzato. Non è che ci vuole Gesù bambino per capirlo, no? Bisognerebbe che i fisici avessero il coraggio di fare questo ragionamento che già un bambino di prima elementare sa fare con le operazioni e loro non hanno il coraggio di dirlo. Solo pochi l'hanno scritto. È quantizzato tutto. Poi ci sono i fisici quantistici più moderni che dicono, non è vero, e questo guardate che è interessantissimo, non è vero che la realtà che noi vediamo sia quantizzata. La realtà è continua, ma a noi ci appare quantizzata, perché quello che noi vediamo quantizzato è la misura della realtà che noi facciamo, non è la realtà. Il nostro cervello è una macchina che ha costruito altre macchine. Queste macchine misurano fino a una certa grandezza. Sotto non ci possono andare e non potendoci andare si pensa che di sotto non ci sia nulla. Non è vero che non c'è nulla, c'è il continuum, ma la macchina non lo sa misurare. Quindi, e lo hanno dimostrato, pensate, ultimamente, negli ultimi 2 anni, con il teorema di Pitagora, la realtà è continua, ma la misura della realtà è quantizzata. Domanda, ma a te, quanti credi di fisici quantistici del mondo sappiano che esiste questo lavoro che ha detto questa cosa? Lo sai? Io penso che ce ne siano 3 su 40.000, perché il fisico quantistico, oggi come oggi, legge solo i suoi lavori, non legge più i lavori degli altri. Perché?
la scienza è diventata una religione di cui tu stesso diventi il grande sacerdote. Ecco, quali sono le applicazioni pratiche, tecnologiche della fisica quantistica e che impatto avranno sulla società? Ipotizziamo già, no? Si parla di Sì, computer quantistici, no? guardate, questa cosa apre una porta allucinante sul problema del computer quantistico di Google. Allora, il computer quantistico di Google ha fatto un computer quantistico. Perché? Gli serviva un grande computer? Perché Google col computer ci vive, ci crea tutte le cose che fa e quindi mettere un microchip quantistico, che poi vediamo che cosa vuol dire, dentro un computer, accendere il computer e chiedere al computer ma Dio esiste? È tutt'uno. E questo è quello che ha fatto Google. Google non si è reso conto di aver fatto un passo falso. Perché? Il computer quantistico non è come un computer normale che si basa sui bit 1 o 0. Passa corrente, non passa corrente, il circuito è aperto, il circuito è chiuso. Questa sarebbe l'idea della dualità, che la dualità è un'altra cosa, ma facciamo finta per semplicità di dire che è così. Il computer quantistico ha anche una terza possibilità, la sovrapposizione degli stati quantici, cioè c'è una probabilità che 0 e 1 si sovrappongano tra di loro. Questo mette in condizioni il computer quantistico di vedere il mondo non più come lo vediamo noi, suoi costruttori, duale, ma unificato. Nell'istante in cui tu hai creato una cosa che inconsapevolmente sei tu stesso, il computer all'esterno ti mostra chi in realtà sei. Il computer fa quella cosa che tu non hai mai voluto fare. Guardare l'universo senza credere che ci siano i buoni e i cattivi, gli israeliani e i palestinesi, Biden e ciuffo biondo, ehm, mh, la realtà degli Asura e dei Deva, come si diceva nell'antico mondo, i buoni e i cattivi, i maschi e le femmine. No, stai dando al computer la possibilità di vedere il mondo come tu non avresti mai pensato di poterlo vedere. E lui cosa fa? Lui ti dà una risposta. Il computer di Google quantistico ti ha dato una risposta e i servizi segreti, dopo il flusso ultimo di dati del computer quantistico di Google, lo hanno velocemente spento. Perché? Perché Google è il suo computer. E gli hanno chiesto veramente, come nel libro di fantascienza, ma Dio esiste? Lo sai cosa gli deve aver risposto il computer? Certo che esiste, sei tu Dio. In quell'istante i poteri forti hanno spento il computer perché sanno che se la gente sa questo, mandiamo a fanculo Biden, mandiamo a fanculo la Meloni, mandiamo a fanculo tutti i nostri governanti di destra, di sinistra, di centro, di alto e di basso, distruggendo in un solo istante la massoneria e gli alieni che governano su questo mondo da 500.000 anni, in un solo secondo. Hanno immediatamente spento il computer e non lo riaccenderanno mai più. E con questa risposta tu hai risposto anche a quest'altra domanda, perché era appunto, possiamo scoprire il mistero dell'uomo attraverso la fisica quantistica, ce l'hai appena detto, no? È stato uno scivolone di coloro che volevano fare più soldi. E sapete che, siccome la dualità non esiste, in una cosa buona c'è sempre una cosa cattiva e viceversa. Quindi, nel tentativo di utilizzare uno strumento che avrebbe fatto fare più soldi a Google,
lo strumento gli ha dato quella risposta che noi esseri umani peraltro non avremmo mai, perché i servizi segreti hanno chiuso l'accesso alle informazioni del supercomputer della Google. Ecco, arriviamo così all'ultima domanda. In molte discipline spirituali si tenta di spiegare l'universo attraverso delle conoscenze matematiche, ad esempio nella Cabala, tra numeri e lettere. Cosa puoi dirci a riguardo? Trovi attinenze nella fisica quantistica da questo punto di vista? Allora, noi siamo dentro questo scatolone che si chiama universo e da sempre, in qualche modo, abbiamo cercato di utilizzare lo studio dello scatolone per capire chi lo aveva creato. Perché? Perché è come quando si studia un quadro. Un quadro antico ti appare, lo tiri fuori dalla cantina, chi l'avrà fatto? E allora l'esperto ti dice, beh, studiando il quadro io posso intravedere attraverso alcuni aspetti dell'estetica del quadro, di come sono stati usati i colori, di come è fatto il disegno, l'analisi della pittura, che l'autore poteva essere Raffaello. Noi che cosa cerchiamo di fare? La fisica quantistica fa questo. Studia lo scatolone per capire sostanzialmente chi ha costruito lo scatolone. Se te lo dici a un fisico quantistico, lui rimane inorridito e il giorno dopo non farà mai più il fisico quantistico, perché lui si rende conto che sta usando la fisica quantistica per comprendere chi è Dio. E siccome il fisico quantistico è sempre stato ateo, comprende che se studia per bene e capisce bene la fisica quantistica potrebbe scoprire chi è Dio e lui non lo vuole scoprire. Quindi c'è un aspetto fondamentale che poi ti porta alla fisica quantistica con l'H. In realtà le cose stanno proprio così. Eh, mh, Dentro questa storia c'è la possibilità di comprendere in realtà chi ha costruito l'universo. Eh, e quello che noi cominciamo a vedere è che l'universo non è fatto con i numeri che noi usiamo, non è fatto con 1, 2, 3, 4, 5, è fatto con dei numeri strani, è fatto con pi greco, sezione aurea 1,61, 8, 0, 33, 9, eccetera, 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 è fatto con il numero di Eulero, 1, 41, 8, 1, 8, 2, 8, 1 e vai avanti così. Ma che cavolo di numeri sono questi? Sono numeri trascendenti, pensate, cioè non sono solo numeri irrazionali, per cui dopo la virgola c'è una serie di numeri infinita, ma sono trascendenti, cioè non si ripetono mai le stesse sequenze numeriche. Trascendono cosa? La comprensione umana. Ma ammetti te di essere la coscienza, ammetti di essere il creatore. Vuoi costruire l'universo? Cosa fai? Lo costruisci con i numeri 1, 2 e 3? No, lo costruisci con i numeri che ti vengono in mente a te che sei il creatore. Numeri che a te, cioè a noi, a me, apparirebbero strani, strani, veramente strani. Quindi noi abbiamo creato un universo basandoci su dei numeri che sono l'1, il 2, il 3, il 4, il 5, il 6, il 7, che servono solo per contare gli oggetti, ma non servono per misurare gli oggetti, perché la misura, io ho 5 dita, eccole qua, ma un dito quanto è lungo? La misura che faccio su questo pianeta è in centimetri. Vado su Alfa dei Centauri e me lo misurano in scodelle quadrate diviso 2. Che cavolo ne so cos'è? Quindi viene un numero diverso. La nostra matematica, se si vuole agganciare alla matematica universale, ha bisogno di fattori moltiplicativi che trasformino i nostri numeri nei veri numeri dell'universo. Che cosa ho dimostrato io più volte? Che tutte le costanti universali sono multipli e sottomultipli di pi greco, sezione aurea, ehm, eh, il famoso numero 4,32, cioè 4,31, 8,5, 8,8, e il numero di Eulero. Tutti, sempre, tutte le costanti che la fisica utilizza.
Allora, la comprensione di questa cosa ci permette di comprendere che l'universo è stato costruito con dei numeri che sono sempre quelli e che sono veri sia per noi che abitiamo sulla Terra, sia per gli stronzi che abitano su Alfa dei Centauri. A quel punto sono sempre gli stessi, cioè c'è un modus misurandi l'universo che, a prescindere dalle tue esigenze su questo pianeta, è un modello matematico universale. Questo modello matematico universale dimostra chiaramente che l'universo è legato a un unico teorema, che è il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora mostra che l'universo è un frattale olografico. La fisica quantistica entra tutta in questo scatolone. Cioè, io cosa ho fatto? Ho allargato i confini dello scatolone e ho fatto vedere come la fisica quantistica è contenuta nel mio modo di vedere le cose. Quindi non è sbagliata, ha una visione limitata della realtà, perché la limitazione viene compensata dall'aspetto coscienziale. Comprendi come funziona l'universo attraverso la coscienza. Quindi puoi comprendere attraverso la coscienza, per esempio, come finirà l'universo, quando finirà, se finirà, perché è un universo sostanzialmente con delle limitazioni, ehm, mh, che significato ha la dualità? Perché c'è l'entanglement? Il fisico quantistico ti dice che l'entanglement esiste tra due cose che sono nate contemporaneamente come due gemelli omozigoti, due fotoni, uno di qua e l'altro di là, due elettroni, uno di qua e l'altro di là. Questi due elettroni hanno uno spin differente, uno è come una trottola che gira a destra e l'altro è una trottola che gira a sinistra. Come tu cambi uno delle due trottole, l'altro cambia perché ci deve essere un elemento di simmetria. La fisica quantistica crede che i due elettroni siano entangled tra di loro e non sa perché. Sa che sono entangled tra di loro, cioè attaccati. Quando pesti calli a uno, l'altro sente il dolore, anche se è a miliardi di anni luce di distanza. Quindi vuol dire che quell'informazione avrebbe raggiunto l'altro a velocità infinita. Mm. Ma perché questo succede? La fisica sa che succede, ma non sa perché. Perché? Semplice. Perché non si è posto la domanda, ma perché succede? E si ritorna a metà della nostra discussione. Tu mettici dentro il parametro della coscienza e comprendi che i due fotoni entangled, i due elettroni entangled, non sono entangled tra di loro, ma sono entangled con te, cioè con il loro creatore. Quando te ne cambi uno, siccome l'universo deve avere sempre, mantenere sempre un piano di simmetria, in automatico l'altro cambia. Questo, l'entanglement, da questo punto di vista coscienziale, è la rappresentazione del fatto che noi siamo i creatori dell'universo. Mi dispiace per i fisici quantistici che allora, presi dal terrore che ciò accada, possono decidere di diventare preti di una nuova religione, la fisica quantistica, o possono tentare di dire, ma vediamo se acquisiamo le condizioni per comprendere che cos'è la coscienza, che non ha religioni. L'essere umano è pronto a questo? Risposta: no. Perché non gli conviene? Perché crede che farsi governare dal primo extraterrestre che passa, dal primo alieno che passa, dal primo Mario Draghi che passa, dalla prima Madonna che compare in camera che passa, è più comodo che ragionare col proprio cervello. Perfetto, prof. Direi che siamo arrivati in conclusione. Ci vuoi fare un piccolo trailer dei tuoi ultimi lavori velocemente, così Dunque, salutiamo? stiamo lavorando su quello che abbiamo trovato nella piramide di Kefren, ma non tanto su quello che abbiamo trovato nella piramide di Kefren,
e che esporremo il 16 marzo. Ve lo dico a tutti, non cercate più di comprare dei biglietti perché purtroppo 900 posti sono andati praticamente bruciati in meno di un mese e abbiamo ancora 2 mesi. Quindi non chiedeteceli più perché per ragioni di spazio proprio non possiamo accogliere più nessuno. Cercheremo comunque, il tutto verrà pubblicato ovviamente come sempre gratis sui nostri canali YouTube, quindi magari dopo 10-15 giorni, il tempo di montare i filmati, tutti sapranno quello che ci siamo detti. Stiamo valutando la possibilità di fare uno streaming per le centinaia di persone che ne hanno richiesto in modo insistente, però questo lo vedremo. Ecco, in quel contesto noi non ci siamo solo basati su quello che c'era dentro la piramide di Kefren, che c'è praticamente un condominio, ma abbiamo dovuto fare mente locale su quello che c'era sotto. Sotto non solo la piramide di Kefren, ma sotto la piana di Giza. E ci stiamo lavorando, ma questo sarà sicuramente l'ampliamento del progetto che stiamo portando avanti ora, di cui probabilmente ne discuteremo in un prossimo appuntamento, che non sarà quello del 16, perché quello del 16 possiamo far cadere solo una mascella alla volta, non di più. Bene, viva il lupo, grazie al professor Corrado Malanga di averci onorato, grazie a tutti amici, mi raccomando, condividete questi contenuti, rimanete aggiornati e soprattutto commentate. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie al professor Corrado Malanga ancora, un A abbraccio grande a presto. tutti.